Buongiorno ragazzi, siamo qui con la tanto attesa V85 TT della Moto Guzzi in una delle sue 5 colorazioni, anche se la colorazione diciamo più pubblicizzata è stata quella giallo Sahara, gialla bianca rossa, però devo dire che anche questo è un bel colore molto elegante, estetica molto curata che va a riprendere un po' lo stile delle enduro degli anni 80 come la V65 e la V75, moto molto dettagliata a partire dalla sella, comoda, morbida e che accoglie molto bene chi la guida. Poi abbiamo il grosso serbatoio da 21 litri che ci garantisce circa 400 km di autonomia. Abbiamo sul lato destro il mono che è regolabile sia nel precarico sia nell'estensione, cardano classico di Moto Guzzi che ne fa anche una delle qualità, classico motore Moto Guzzi, questo ripreso dal V9, è un 850 bicilindrico a V trasversale 90 gradi. Abbiamo fanali a LED, frecce a LED e anche gli stop posteriori a LED. L'anteriore è veramente bello perché riprende l'aquila di mandello della Moto Guzzi. Sul lato sinistro invece al posto del mono troviamo lo scarico singolo. Però adesso passerei alla prova su strada senza dilungarci ancora in chiacchiere. Una cosa molto importante, nuova strumentazione TFT che ci permette di visualizzare veramente di tutto, e adesso ve la farò vedere mentre andiamo con le varie mappature, cruise control eccetera. Qua abbiamo anche una presa USB. Adesso passiamo all'accensione molto tipica della Moto Guzzi, potrete sentire il sound inconfondibile. Grossa nota positiva va all'altezza della moto, perché io pur essendo 1,73 quindi di solito su moto turistiche come questa non riesco a toccare perfettamente, con questa mettendo soltanto un piede di lato riesco a appoggiare tutta la pianta. Considerate che io sono alto circa 1,73. Direi di partire dall'ergonomia e il comfort alla guida, che penso sia una delle qualità che si può apprezzare fin da subito in sella a questa moto. Dalla sella veramente morbida e quindi adatta anche a viaggi di medio e lungo raggio. Posizione delle gambe abbastanza rilassate, con un angolo del ginocchio praticamente a 90 gradi che fa veramente stare rilassati. Lo stesso per il busto, perché abbiamo un manubrio molto alto che si avvicina a noi e quindi non dobbiamo andare a cercarlo col busto in avanti, ma si riesce a stare veramente rilassati alla guida. Un'altra grossa qualità di questa moto è l'elasticità del motore, che come vedete in un piccolo tornantino anche in salita non ho dovuto scalare marcia. Motore che è veramente lineare. Vi ricordo, come ho detto prima, deriva dal V9 ma è stato completamente riprogettato e sono riusciti ad ottenere ben 80 cavalli e 80 newton metri di coppia. E devo dire che la bellezza di guidare questa moto è che oltre alla comodità il motore è veramente così lineare che ci permette, questo tornantino piccolino, da farlo in quarta. Possiamo riaprire, moto molto dolce. Come state vedendo si può fare veramente quasi tutto con la stessa marcia, perché veramente questo motore ha un'elasticità e una linearità pazzesca. Nulla vieta però di tenerla più su di giri per avere un motore più potente. Su queste curve ne possiamo apprezzare anche le grosse qualità di agilità. La moto pesa 208 kg a secco, circa 229 a pieno carico, ma devo dire che la ciclistica fa veramente un ottimo lavoro e si guida veramente come una moto molto più leggera. Altra grossa qualità, i freni, perché abbiamo all'anteriore un doppio disco da 320 mm con una pinza radiale 4 pistoncini, quindi abbiamo veramente una frenata molto potente. Al posteriore invece abbiamo un disco da 260 mm con pinza a 2 pistoncini. Adesso faremo una prova di frenata giusto per farvi vedere quanto lavorano bene questi freni.
moto che rimane completamente stabile anche grazie all'ABS che lavora veramente bene. Visto che siamo in sella alla moto ormai da un po', posso parlarvi anche di ciò che riguarda le vibrazioni e la copertura dal vento, visto che l'ho un po' testata. Vibrazioni che si fanno sentire leggermente soltanto a bassi regimi, un po' più sul manubrio, mentre sulla sella non sentiamo niente, ma lo sentiamo soltanto veramente a bassi regimi come questi, sono intorno a 2-3 mila giri. Appena la moto sale un po' di giri diventa ancora più lineare, quindi le vibrazioni si annullano del tutto. Copertura dal vento che invece purtroppo di serie è veramente poca. Ovviamente c'è il cupolino alto come accessorio che invece ha provato il mio collega di lavoro e mi ha detto essere molto coprente, quindi sicuramente per un uso invernale o da viaggio o per comunque spostamenti medio-lungo raggio necessita di metterci un cupolino alto. La sospensione anteriore è di 41 mm con 170 mm di escursione che dovrebbe permettere un fuoristrada diciamo soddisfacente. Lo stesso vale per il mono che ha un'escursione di 170 mm. Adesso mi fermo un attimo qui perché appunto, essendo dichiarata come la prima Classic Enduro, mi piaceva testarla anche su uno steratino, diciamo un off-road molto semplice. A questo punto posso spiegarvi le mappature, visto che andremo a modificarla. Quella che abbiamo utilizzato finora è la mappatura strada, quindi street, che ha una risposta del gas rapido, ma ha un intervento sul controllo di trazione e sull'ABS completo. Possiamo andare a modificare la mappatura col tasto di accensione, questo qua, come vedete lampeggia. Adesso siamo su pioggia lascia completo il controllo di trazione, completo l'ABS, ma addolcisce l'apertura del gas, quindi avremo una risposta più dolce. Poi abbiamo una terza mappatura che è quella che adesso ci interessa, ovvero off-road. Off-road disattiva, come ci viene scritto qua, l'ABS posteriore, quindi ci permette di utilizzare il freno posteriore come meglio crediamo, che appunto nell'off-road l'ABS almeno sul posteriore va rimosso. Sull'anteriore abbiamo un ABS dedicato all'off-road, quindi diverso da quello stradale, ma c'è la possibilità anche di disinserirlo all'anteriore. Mentre per quanto riguarda la risposta del gas avremo una risposta un pochino addolcita. Mi sono interrotto sul discorso delle sospensioni perché eravamo arrivati a destinazione, ma quello che mancava di dire è che entrambe, sia l'anteriore che la posteriore, sono settabili in precarico e in estensione. Iniziamo col primo tratto di sterrato un po' più semplice. Direi che qui è un bel posto per fare un volettino col drone, poi continuiamo con un po' di off-road e poi vi dirò alla fine le mie impressioni anche sull'off-road. Un altro grosso vantaggio che ho scoperto qui nel fare le manovre è la grossa capacità di sterzo. Direi che ne abbiamo apprezzato le doti tecniche anche in fuoristrada. Devo dire che l'erogazione, essendo molto lineare, si gestisce molto bene. Interviene un pochino anche il controllo di trazione anche in fuoristrada, ma è molto limitato, quindi è anche divertente da utilizzare. Piccola precisazione, uno sulla mappatura, uno sulle gomme in dotazione. Su questa versione qui le gomme in dotazione sono più stradali, mentre nelle versioni premium, ovvero quelle diciamo colorate bianca rossa o bianca giallo rossa, di serie abbiamo delle gomme diverse montate, che sono un pochino più intagliate, quindi un pochino più dedicate diciamo alla parte anche di fuoristrada. Tornare in strada e sentire questo motore così dolce fa venire veramente voglia di viaggiare, perché è di una dolcezza assoluta. Allora, piccola precisazione, ho dimenticato la mappa in off-road, quindi me lo sono ricordato. In off-road aumenta un pochino anche il freno motore.
Dopo ormai qualche ora che siamo in sella alla moto, posso confermarvi le prime impressioni di grande comodità della moto. Beh, posso dirvi che Moto Guzzi secondo me ha fatto veramente centro con questa moto. Fatemi sapere che cosa ne pensate del video e della moto in generale. Io ringrazio la concessionaria Ferrando Motor di Livorno e Serchio Motori di Lucca che mi hanno permesso di provarla. La moto è attualmente in test, quindi se la volete provare vi basta contattare una di queste due concessionarie. Vi lascio in descrizione il numero di telefono delle due concessionarie, quindi potete contattarle quando volete. Vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine, mettete un bel like e iscrivetevi se non volete perdervi nuovi video. Spero di essermi ricordato più o meno tutto, ma le cose essendo tante e essendo impegnato nella guida può essere sfuggito qualcosa, quindi se avete qualche domanda scrivetemela pure nei commenti che sarò lieto di rispondervi.